il giro per Ferrara in bicicletta con il buon Alex Zec. Memento per stasera, ore 21, biblioteca Giorgio Bassani, Ferrara. State bene. Beh, dai, quello prima, uno sì, uno no? Sì, non è che si sono studiati da una parte. Comunque non ballo. Ecco, così. No, abbiamo il piacere di averlo ed è anche un onore perché è un musicista che comunque fa un genere che è la chitarra d'Adgad, che è un'accordatura particolare araba, diciamo. Io poi sono ignorante completamente su questa cosa, però è qualcosa di particolare. Solo sentire suonare la chitarra è una sonorità completamente diversa da quella che si sente normalmente. Compone musica propria, quindi che va a fondere tante realtà che poi però sono quelle del Mediterraneo, quindi dal latino, dalla musica spagnola. Insomma, sentirete che ci sono delle influenze però che rimangono abbastanza circoscritte, direi. Io stasera parlerò pochissimo, ecco, lo introduco e poi Sergio farà la sua serata dove vedrete che cercherà l'interazione con voi, insomma, anche nel volervi vi vuole accompagnare in un viaggio sostanzialmente, che è quello che lui ha già fatto milioni di volte, però questa sera vuole che siate voi protagonisti di questo viaggio, quindi questo poi è proprio il suo desiderio, quello di portarvi attraverso i suoni della sua chitarra a vedere materialmente dei posti, ecco, è sostanzialmente un po' la sua mission questa. Che altro dire? Che non ballo. Basta. Che non balla. Non balla. Va bene, no, vi lascio in compagnia di Sergio, che è la cosa più importante, e vedrete che non ci sarà bisogno di altro. Io oggi non voglio fare una clinic di chitarra, no? Non sono interessato a raccontare come si può suonare una chitarra. Infatti tutte le cose che vi dirò questa sera, quando io dico chitarra potete trasformare il sostantivo chitarra in canoa, cucina, qualsiasi cosa, okay? È un discorso un po' più generale che va oltre l'aspetto della chitarra. Io lo declino con lo strumento perché perché è il mio gioco, chiaramente. Quindi voglio raccontarvi delle cose. Alcuni miei amici qui sanno alcune cose, alcune non le sapete, le saprete questa sera. In sostanza io voglio raccontarvi che cosa succede nella testa, okay? Cosa può succedere nella testa se ti succedono delle cose, se avviene che la vita ti porta a così misurarti con delle situazioni che non avevi previsto. Sì, direi di sì. E quindi benvenuti. Allora, inizierei questa chiacchierata con una fotografia. Voi immaginate di vedere il cielo blu e il mare blu, li vedi contemporaneamente blu, tutto blu, è tutto blu, perché sei su un aereo che è in fiamme, perché succede raramente, però a volte può capitare, no? A me è capitato questa avventura, no? Di stare su un aereo e le hostess piangendo se vi capiterà di stare su un aereo e vedere un hostess scalza, al di là dell'erotismo che può, diciamo, c'è questo aspetto drammatico, no? Che si tolgono le scarpe perché in caso di ammaraggio succede c'è questa cosa. A me è capitato di vivere questa esperienza. Stavo andando in Sud America, in Centro America, e poi, visto che sono qui, evidentemente ci siamo salvati, no? Non è successo, diciamo, niente di drammatico. E con questa immagine io a questo punto faccio un brano, no? Vi racconto un po' questa cosa con le note.
Grazie. Cosa succede quando torni? Quando torni succede che cerchi di tornare in nave, però è troppo costoso, è tutto un casino, quindi torni normale. Ma la verità è che quando poi esci da un evento di questo tipo, tu vedi attraverso i muri, perché sei stato sulla seconda torre. Le torri gemelle, l'aspetto drammatico non è la prima che è caduta, e sono quelli che l'hanno vista cadere, quindi che poteva cadere anche la seconda, come è successo, no? Quindi tu questa cosa ce l'hai bene in testa. Io all'epoca non suonavo la chitarra acustica, suonavo la chitarra elettrica, ma sull'isola, perché andavo a Cuba, ho visto i suonatori di habanera, suonatori di son che suonavano con lo strumento acustico. Premetto che io con lo strumento elettrico ero poco più che decente, cioè non ero particolarmente, sono uno che suona i chiavi, c'è la chitarra, no? Quindi quando sono tornato ho comprato una chitarra acustica vendendo la Moto Guzzi, cioè avevo una bella Moto Guzzi, presente quella dei poliziotti. E ho iniziato un percorso musicale, ovvio, chiaramente, ma un po' anche oltre l'aspetto della musica, e di questo io voglio parlarvi questa sera. Allora, i greci chiamavano questa cosa daimon, ok? Socrate, se non ricordo male, memoria classica, conosci te stesso, questo è il nocciolo della questione. Credo fosse l'oracolo di Delfi, però potrei sbagliarmi. Conosci te stesso, ok? Cosa significa conoscere te stesso? Capire quella cosa che ti esce naturale, non bene, che ti esce naturale, che tu riesci ad avere una bella confidenza con questa attività, con questo studio, con questa passione, diciamo, no? E riuscire a capire questa cosa è il 50% del problema risolto, no? Quando tu cominci a conoscere te stesso, e poi bisogna cercare di conoscersi secondo misura, quindi se tu sei un viaggiatore, non credere di essere Magellano o Cristoforo Colombo, no? Comincia a viaggiare con calma, quindi comincia a suonare la chitarra per divertimento, perché ti piace questa cosa, o andare in canoa, prima si diceva della canoa, no? Comincia ad andare in canoa perché ti fa stare bene, c'è bisogno di essere a bagnare, ecco questo. Io nel tempo ho capito che a me interessava tantissimo il viaggio, okay? Uno, perché mi sono salvato dal viaggio, e perché c'era questa cosa qua, e ho cercato di raccontare con la mia chitarra, o meglio la giro, che è più bella, ho cercato di vedere nello strumento non più quello che era il mio strumento di prima,
per andare a suonare nei locali, queste cose, ma per cercare di viaggiare o di fare viaggiare le persone. Okay? Ho cercato di farlo diventare un mezzo di trasporto, okay? Questo è come intenzione, chiaramente. Vi faccio sentire un brano che ho scritto 2 anni fa, scendendo in Italia col camper. Io ho 3 bambini piccolini, con me ogni tappa che facevo si aggiungeva un pezzettino, quindi io l'ho chiamata Estare, questo brano, ma avrei potuto chiamarlo Viaggio in Italia, perché questo è. Vi dicevo che ogni tanto mi chiamano le scuole, no? Le scuole medie, le scuole superiori, modulo la chiacchierata differentemente. Qua siete degli adulti e allora mi permetto qualche cosa in più, no? Rispetto a un dialogo con dei ragazzini più piccoli. Allora, qui il punto di questa chiacchierata è che è affascinante trovare il tuo modo di suonare la chitarra, ma anche di fare il panettiere, di fare il bibliotecario. Io ho sentito un bellissimo discorso prima, Elisa credo si chiami, giusto? Elisa, giusto? Un bellissimo discorso. Non tutte le biblioteche sono... Tu trovi il tuo modo di fare questa cosa, puoi trovare il tuo modo anche di essere un papà, per esempio. Okay? Quindi questo non è un discorso che vale solo per la chitarra. Allora, in campo artistico ci sono degli ingredienti, alcuni sono necessari. Se vuoi trovare il tuo modo, ci sono degli ingredienti che sono necessari. Ci sono degli ingredienti che sono utili ma non necessari e degli ingredienti che non servono a niente.
ok? Lo dico sempre ai bambini, ai ragazzini, no? Quello che non serve a niente è la superbia, no? Quello di credere di sapere tutto, pensare di sapere tutto. Non serve questo, perché non imparerai, non andrai oltre questa cosa, come non serve l'ignoranza, chiaramente. Poi ci sono due ingredienti molto, molto utili, ma non necessari. Il primo, sembra un paradosso, è il talento. Il talento è una cosa fantastica se ce l'hai, perché ti permette di abbreviare le tappe. Se tu hai il talento nello studio di uno strumento, sei tanto favorito da questa cosa. Però non è necessario, è una cosa utile, come utile è la fortuna. La fortuna ti fa fare dei salti in avanti, fantastica la fortuna, mai buttarla via. È necessaria questa cosa se il tuo obiettivo è trovare il tuo modo di essere te stesso, diciamo, stare comodo con il tuo demone. No, la fortuna è una cosa utile nel lavoro, nelle attività, anche nell'arte, ti fa conoscere le persone, queste cose, ma per il tuo percorso personale di crescita direi di no, che è solamente utile ma non necessaria. Ci sono due cose che sono necessarie, anzi 3 cose che sono necessarie se il tuo obiettivo è di trovare il tuo modo di fare le cose, okay? E sottolineo, no di suonare la chitarra. È necessario e non puoi farne a meno della costanza, perché non puoi fare a meno della costanza, non puoi fare a meno della tenacia, devi essere tenace, devi essere feroce nella ricerca del tuo modo di essere, perché gli altri non ti aiutano ad essere te stesso, ti possono aiutare a trovare delle occasioni per venire a Ferrara, a suonare così, ma perfetto, ma è la tenacia la cosa che non puoi fare a meno. E poi c'è un'altra qualità, okay, che io amo definire faticamento, che è fondamentale. Il faticamento è una cosa che non esiste, è quando la fatica diventa un divertimento, quando riesci a fare diventare la fatica un divertimento. Chi ha studiato la chitarra sa che c'è un punto dove non vai avanti e lì devi essere veramente tenace, ma se tu ti diverti a fare questo, allora diventa più semplice. Ecco perché è importante il demone. Il primo passaggio è tutto, capire quella cosa se ti piace, che queste cose poi si possono ottenere. E poi poi dipende da te, chiaramente, no? Vi faccio sentire un brano che si intitola Se Luna, al quale sono molto legato, perché quando l'ho scritto in bagno ero convinto di aver fatto una cosa eccezionale, no? Salvo poi, perché la chitarra, vedrete, è suonata in maniera completa, come se ci fosse una batteria, come se ci fosse un contrabbasso, così. Convinto di averlo inventato, perché io in realtà non ho studiato la chitarra, salvo poi accorgermi che è da 40 anni che la suonavano così lo strumento, c'era già gente che l'aveva fatto. Detto questo, è stata una conquista personale, proprio mia, no? E io sono molto legato a questo brano perché mi ha fatto ampliare il bagaglio di colori che si possono abbinare allo strumento.
Il quarto punto, sono 8 i pensierini che ho pensato stasera. Il quarto pensierino lo voglio dedicare alle regole, l'importanza delle regole. Al di là del fatto che se tu vuoi cambiare qualche cosa, ma questo non vale per la musica, vale per tutto, devi prima conoscere le regole. Non puoi cambiare niente se tu non conosci le regole. Se le vuoi mettere in discussione, e si può fare, le devi conoscere. Questa è la base. E questo avviene anche in musica, però avviene in tantissimi campi. Quando racconto queste cose ai bambini delle medie, magari delle superiori ancora, non posso permettermi di entrare un po' troppo nel dettaglio di questa cosa, ma io penso che siamo circondati da persone straordinarie nel passato, devo dire, più che nel presente, che hanno cambiato le regole. Provate a pensare a un Albert Einstein che ridisegna completamente la gravità. Oggi tutti più o meno, diciamo, non sappiamo che cos'è la forza di gravità, il collegamento fra lo spazio e il tempo. Ma questo signore è stato anticipato da altrettanti geni per i quali la gravità era un'altra cosa. Non è che Newton fosse il primo scemo del villaggio, e pertanto la gravità in quel periodo storico era differente. Okay? Provate a pensare alla Terra, il pianeta Terra, che sta non al centro del sistema solare, siamo noi che ruotiamo intorno al Sole, ok? Ma qualche tempo addietro non era così. È solamente un signore che si chiama Galileo che si inventa questa cosa di guardare con un cannocchiale, costruito dagli olandesi tra l'altro, e di puntarlo in alto, anziché guardare le navi, no, o le signorine. No, lo punta in alto, no, e si accorge che c'è qualcosa che non funziona là dentro, nei calcoli. Ma non è che Aristotele fosse un fesso, e non la pensava così. Allora, le regole sono figlie del tempo, questo è. Ogni epoca ha i suoi miti, le sue credenze, le sue cose. L'umanità è andata avanti perché ha capito queste regole e ha visto che c'erano delle crepe là dentro, non funzionava, c'era qualcosa che non funzionava. I fisici la chiamano equazione, sono equazioni, in letteratura è un sentire, okay, che ci permette di essere romantici o illuministi, no? A seconda delle epoche, di queste cose. Le regole è una cosa importante nella musica e nel nostro modo di esprimerci, no? Da bibliotecari, da musicisti. A cosa servono le regole? Le regole servono per posizionare, sembra che ho sputato qua, no? Per posizionare i giudizi, fondamentale, ok? Quando tu cerchi il tuo modo di esprimerti, inevitabilmente vai incontro a pensieri opposti, a critiche tante volte. A cosa servono le regole? A questo, a posizionare i giudizi. Se tu hai capito le regole del gioco, riesci a capire il tuo giudice, chi ti giudica, ok? E quindi se tu hai ben presente dove vuoi andare e da dove sei partito, riesci a posizionare i giudizi. Io immagino che una biblioteca che apra gli spazi alla musica abbia avuto qualcuno che avrà detto chissà, poi farete gente che beve la birra, queste cose qua, no? Ma tu sapevi dove volevi andare, no? E questa cosa ti ha permesso di stare in piedi, tenace. Questo brano che vi faccio sentire racconta un passaggio che mi riguarda, dove in qualche modo io sono stato criticato per questo brano nel consesso della chitarra, no? Perché ci sono delle tecniche, chi suona la chitarra poi queste cose lo capirà, no? Che sono la chitarra elettrica, no? Sono la chitarra elettrica, però
non si suona così la chitarra acustica, si suona come si deve suonare, capito? Questo brano si intitola Zadigadi e io sono molto legato a questo brano perché mi ha permesso di rappresentare l'Italia nel più antico festival della chitarra francese, europeo per la verità, che si tiene a Issoudun in Francia, dove erano un po' più menefreghisti, no? Della regola, no? Se mi piace, mi piace, se non mi piace, non mi piace. Zadigadi. Mia moglie quando vede questi video qui che faccio lei su questo brano dice ma sei proprio un coglione, ma c'hai 50 anni, ma che cazzo. Poi li taglierò sti pezzi. Ce l'ho io. Ah, sei tu, mi sono fregato. Nell'epoca di internet è un disastro, non puoi fare quello che vuoi, dire quello che pensi tante volte, stare attento. Allora, il punto numero 5, siamo verso la fine, poi noi vi lasceremo, dico noi, perché con dei miei amici qui facciamo 2 brani per salutarvi e fare gli auguri di Natale a tutti.
Allora dicevo, il punto 5, mi interessa chiacchierare con voi. Tra l'altro io dico, se qualcuno ha delle domande poi le può, è tanto una chiacchierata, questo non è un concerto. Il discorso dell'artista, no? Oggi una cosa che a me colpisce molto, no? È l'uso totalmente inappropriato dei termini, molto spesso, e artista è uno di questi, no? Nell'epoca contemporanea sembra che artista sia quello appariscente, no? Puoi sostituire, no? Diciamo un sostantivo con un aggettivo, no? Appariscente, no? Quello che magari chi si veste in maniera particolare, no? O che in televisione è sicuramente una persona spigliata che ha audience, queste cose qua, no? Cioè, l'artista. Ma io penso che artista, questo è il mio pensiero, no? Questa è la mia riflessione, io penso che artista è una riverberazione di quello che fa. Semmai si deve parlare di opera d'arte, nel caso, e l'artista che cos'è? L'artista, secondo me, è una persona che osserva la realtà, osserva la natura, osserva la realtà e la descrive, cerca di descrivere quello che vede. Non è neanche così importante che la descrivi, che la fotografi. Può essere una visione completamente diversa da quella degli altri, però l'artista deve osservare quello che c'è intorno, la realtà, e raccontarlo con i suoi occhi. Così facendo, l'artista in realtà racconta se stesso con la sua opera d'arte. Voi provate a pensare ai girasoli di Van Gogh, ma io dico, ma qualcuno l'ha mai visto un girasole? Dico, ma si è convinti, qualcuno è convinto che lui veramente abbia fotografato i girasoli? Lui li vedeva così, come probabilmente Hendrix sentiva questi suoni con la chitarra, capito? Quindi, ma ce ne sono tanti di esempi, no? E io credo che ci sia veramente un uso sbiadito di questo termine artista, a parte il fatto che se non sei artista campi bene lo stesso, puoi essere un uomo felice anche se non sei un artista, non è così un dramma, diciamo, non essere artista, ma il tema è questo, no? Di osservare la realtà e di raccontarla. Il brano che vi faccio ascoltare è un brano che ho scritto alle 5 del mattino sulla costiera amalfitana. È un brano che io dico sempre di non aver scritto, perché in realtà mi è stato regalato dalla visione di Amalfi a quest'ora, dove non c'è tanta gente, dove non c'erano tutti i turisti e tutte queste cose qua, no? Io ho avuto il privilegio di vedere questa città che si svegliava presto e di in qualche modo sentirla, sta musica, ma rubata io a quello che vedevo. Questo brano si intitola Dolcezza e mi permetto di dedicarlo ad Alessandro Zecchi, perché è un brano che mi piace tanto, io ve lo faccio ascoltare.
punto 6, vado molto veloce su questa cosa qua, ed è una cosa che è difficile da spiegare ai ragazzini, ma i più grandi più facili, i grandi più facili. È la differenza che passa fra lavorare per un obiettivo o per un risultato. Anche questa cosa mi ha fatto pensare molto dopo quel viaggio là, no? Perché facciamo confusione tante volte su questa cosa. Cosa vuol dire lavorare per un obiettivo o lavorare per un risultato? Innanzitutto partiamo dall'obiettivo, sentite il seno, obiettivo, cioè anche proprio rotondo, no? Risultato è più duro, è un termine più... Se tu lavori per i risultati, se non li ottieni, c'è sempre qualcuno che si incazza. Chi lavora nelle aziende questa cosa la sa. Se non raggiungi il risultato. Lavorare per obiettivi è una cosa completamente diversa, l'obiettivo è una cosa interiore, lo puoi anche mancare il risultato, ma l'obiettivo è una cosa che parte da te, non è un qualcosa che ottieni dopo, capito? È un orizzonte, l'obiettivo non sfiorisce, non può sfiorire, il risultato lo puoi mancare. Il risultato lo puoi mancare, ma è quello che ti dà pienezza nella ricerca del tuo modo personale di fare la tua attività, di seguire la tua passione e stare appiccicato all'obiettivo, non al risultato. Il mio obiettivo, vi dicevo, è di fare viaggiare la gente con la testa. E una cosa che mi piacerebbe tanto è essere distribuito, parlo dei dischi, dalla Decathlon, non nei negozi di strumenti. Io vorrei che i miei dischi fossero venduti alla Decathlon, perché mi piace l'idea di fare camminare le persone la mattina, una scoperta mia recentissima che ho fatto, tra l'altro, e ho scritto un brano che si intitola Walking, che ha in testa forte, no il risultato, ma l'obiettivo mio, che è questo. Walking.
capitolo 7 della chiacchierata, di questa chiacchierata con voi, è una riflessione sulla omologazione. Okay? È una cosa, certe volte cerco di raccontarla anche ai miei bimbi, ma sono troppo piccoli per capire, che è una parola che c'ha il trucco dentro, perché fa pandan con anticonformismo. Parlare di omologazione è molto facile parlare di omologazione perché è facile tirare la pietra. La verità è che facciamo questo esempio che è chiaro, se domani mattina tutta l'Italia si sveglia e ama totalmente la musica strumentale per chitarra, io sono felicissimo di essere omologato, di essere pensiero dominante, mi farebbe un grande piacere. La verità è che questo non succede e quindi mi tocca di fare l'anticonformista, giusto? Ma in realtà, se tu segui il tuo demone, non la devi neanche guardare quella parola, non ti interessa l'omologazione, come non ti interessa di essere anticonformista, segui la tua strada, questo è il punto. Quindi in realtà la riflessione, sempre nella ricerca del tuo viaggio personale, non è quello di essere per forza originale, tu devi essere te stesso, io questo ho capito. Non ti devi stare a porre il problema se sei omologato, se sei particolare, se sei di nicchia, tutte queste robe qua, capito? I Beatles, ne parlavamo a cena prima, no? Oggi li conoscono tutti, no? È diventato normale oggi dire, ma era difficile essere Beatles quando hai fatto il primo singolo che non te lo ascoltava nessuno. Quindi su questo argomento io penso questo, vi faccio sentire un brano che ho scritto, ho finito di chiudere nel vostro supermercato, questo qua, quello che quando mi hai chiamato, l'Ipercoop, no? Ho chiuso la parte finale nell'Ipercoop, quindi è nuovissimo, no? Un brano che mi è stato ispirato da un recente viaggio a Londra che ho fatto con i miei bambini, ho deciso che la chiamerò Sweet London e potrei anche sbagliarla, che a questo punto è proprio fresca, però chi se ne frega, poi non la registro, la tolgo. Se la sbaglio così. Pensate all'Ipercoop, cioè, non è male. Quando passate lì, da domani...
allora salutiamoci. Punto 8, il saluto. Poi chiamerò i miei amici qui. Ci salutiamo così, con questa Macedonia del Boeing 747, dell'incidente, che da una cosa può nascere un'altra, che è interessante, no? Spero di aver trasmesso diciamo, non tanto l'aspetto della chitarra, ma della ricerca, no? Di quanto sia stato interessante stare nel bagno a trovare queste cose. Dico nel bagno perché tante volte, no, ci sono delle giornate pessime che poi non lo sai, no? Ma sono magari delle porte che ti aprono delle cose diverse. Io per esempio ho scoperto un mondo grazie a un regalo di compleanno, perché dopo l'evento dell'aereo che vi ho raccontato, ho ricevuto un regalo di compleanno da un grande amico. Mi ha regalato un biglietto di un concerto, no? E mi ha portato a vedere un concerto di un chitarrista algerino, franco-algerino, si chiama Pierre Bensoussan, questo grandissimo compositore, e per me la chitarra era Hendrix o De André che si accompagna. Non avevo capito che nel mezzo ci poteva stare un'altra cosa, no? Che poteva essere anche come i compositori di piano, non è che devi stare il supereroe con la chitarra, può essere un compositore, ed è stato veramente importante per me, no? Inaspettato. Io da lì ho iniziato. Questo signore suona con un'accordatura che è la mia, un piccolo accenno a che cosa avete visto. Avete visto una chitarra accordata, non esattamente come una chitarra normale, accordata standard, ok? Che anche quella è una convenzione, perché se torni indietro nel 700, nell'800 le accordature non esistevano, cioè ognuno fa un po' come voleva. È accordata in Re, La, Re, Sol, La, Re. Come mai è accordata così? È una storia bellissima che vi racconto brevemente, ma è affascinante. 10 anni prima che Pierre Bensoussan adottasse questo strumento, oggi è il più rappresentativo musicista che suona in Dadgad. Siamo pochissimi nel mondo, devo dire, a suonare integralmente. Io suono solo in questo modo, però è sicuramente Pierre Bensoussan il caposcuola di questa cosa. Ma questa cosa nasce come una favola qualche anno prima, perché un signore che si chiamava David Graham, di cui io ho avuto l'onore di conoscere uno dei migliori amici, e questa storia la so da lui, negli anni 60 va in Marocco. Vi lascio immaginare in Marocco negli anni 60 cosa succedeva. Bello andare in Marocco negli anni 60, ma senza lo strumento però, e senza lo strumento lui però va a suonare, e gli prestano degli strumenti, okay, magrebini, gli prestano un oud, strumenti che sono accordati in maniera differente, okay? Non vi sfuggirà l'esotismo medio orientale, c'è molto Medio Oriente qua dentro, si intuisce, giusto? E questo signore torna in Inghilterra e cambia la sua chitarra, la sua accordatura, cambia, la mette in questo modo. E lui è l'iniziatore, diciamo, di questa cosa qua, no? E io sono rimasto molto affascinato da questa cosa, quindi a mia volta torno da quel concerto, da quella giornata, e mi chiudo in bagno e sposto la chitarra così e non capisco niente. Il manico è diventato bianco, non capivo nulla, perché perdi tutti i tuoi riferimenti. Questa è una cosa, come dire, vorrei cercare di raccontarvi il fascino di questa cosa qua, più che del risultato, di provare a cercare nella tua area, no, nella tua passione, nel tuo demone, questa cosa, no? di ricercare questa cosa qua. Ed è una ricerca che continua tutt'oggi, no? Io ho suonato per 10 anni nel cesso di casa, no? Fino a che poi mi hanno chiamato una volta e poi sono successe un po' di cose. Basta, vi lascio con un brano da solo che ho deciso di chiamare Onde ad Arturias,
che ho scritto recentemente il mio viaggio che ho fatto nel nord della Spagna, quindi nelle Asturie, in Galizia, affascinato dalle onde di questo oceano straordinario, no? Vi ho detto che più che un chitarrista mi sento un'agenzia di viaggio. Anche questo è un brano nuovo, c'è un potenziale rischio di errore, ma io lo faccio lo stesso. E con questo io vi ringrazio di essere stati attenti e poi aspettate i 2 pezzi che io voglio fare con i miei amici per salutarvi. tecnologico. Io non ascolto Spotify, però
si può ascoltare lì. Meglio, secondo me, sul mio canale YouTube. Se voi utilizzate, cercatemi su YouTube, che è gratuito tra l'altro, e ho un canale dove ogni tanto racconto anche delle cose che ho fatto, diciamo, che ho raccontato a voi, no? Passeggiando la mattina, una rubrichetta che si intitola Riflessioni sulla musica, dove dico delle cose passeggiando la mattina, è una cosa simpatica. Ok? Grazie di tutto, i miei amici qui sul palco con me. Una Nina Nanna che si intitola Darling, e io chiedo un applauso al mio amico Enrico Cipollini, un grandissimo musicista che io stimo tanto. There can't be another day, a land between black and green, and she's the right side, and she does to pray, lazy on a golden moon. But you, about you, there can't be another pain, fight between black and green, and she's the right side, and she turns to pray, landing on a foggy dew. But you, but you, sleeping on a burning moon, the sky between me and you will find them when you're around. There can't be no another
another place. There can't be, no, no, another place but you. But you. Ed eccoci con lei, alla chitarra sdraiata. Io adesso invito sul palco l'artefice di questa serata, il mio amico e bravissimo musicista, anche lui, chitarrista, Alessandro Zecchi, per voi. Ho addosso un bel vestito blu per parlare di te, e solo che come la notte tu sei bellissima. Vorrei regalarti qualcosa di me. Io sento gli occhi tuoi fra la gente ed io. Io sono qui sull'alzaia e tu naviglio bastardo non cambi mai, mai, mai. Paolo, Paolo, Paolo maledetto, versami questo Ballantine secola, versami la benzina e poi io suono, e questa notte anche io sarò un re. E quando le note se ne vanno a dormire, noi danzeremo per questa città. Ai 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 ai. Ladies and gentlemen, alla chitarra Alessandro Zecchi. Questo Ballantines Blues è per te che io non potrei dimenticare, come questa Milano, questa notte è per te. Il solito problema. Non ci siamo messi d'accordo per il finale. Ho preferito fumare la sigaretta. Ma
noi siamo dei professionisti, non ci fermiamo davanti a niente e a costo di fare una figura di merda, sapete come lo finiamo il pezzo? Così. Grazie. Scusate l'ultima parte, sono io che li ho fatto cagare. Grazie davvero.